Allora, da dove iniziamo? Andiamo, pazzo, andiamo. Grazie! La forza, l'energia di quel pubblico è in grado di farti fare miracoli. Come ve lo descrivo? Arrivi da mesi in cui hai cercato di sistemare dei problemi fisici che ti portavi dietro da anni, però arrivi a questa manifestazione importantissima, la gara più importante che c'è in Italia davanti a tutti i tuoi tifosi. Sono proprio loro che ti hanno chiesto di scendere in pista. È molto carico, non è al massimo della condizione, è la sua primissima gara, però ha voluto esserci qui a Roma, proprio per ricevere quell'abbraccio che ha già ricevuto l'anno scorso ai campionati europei, quando vinse con una gara fantastica. La sua presenza, Stefano, messa all'asta praticamente sui social, ha chiesto al suo pubblico, al suo fandom di decidere se lo volevano o meno in gara, fa parte un po' dello show. Ho un rapporto con i tifosi che è qualcosa di speciale, quindi tirarmi indietro nel momento in cui in tantissimi mi hanno scritto non era un qualcosa che volevo fare, per quanto sapevo non essere in forma, sapevo non essere nelle condizioni per poter fare una gran gara, però sapevo anche che loro potevano regalarmi tanto, tanta emozione, tanta forza, tanta energia che potevo portarmi dietro nei mesi a venire. Arrivi allo Stadio Olimpico, è uno stadio che è in grado di accenderti come nient'altro al mondo. Per quanto sai di non essere in forma, vuoi convincerti che c'è una possibilità di riuscire a fare un qualcosa di miracoloso. Questo succede spesso, in qualsiasi momento di difficoltà cerchi di dirti che comunque qualcosa può succedere, qualcosa di positivo. Spesso e volentieri le gare come il Golden Gala vengono fatte con 30-35 sessioni di tecnica, di salto prima della gara. In questo caso ti presenti in gara con solo 3 allenamenti di tecnica e pochissime convinzioni, pochissime certezze. Sei lì che cerchi di appigliarti a un qualcosa ma non sai cosa. Non può essere la parte tecnica perché non l'hai affinata, non può essere la parte fisica perché fisicamente non hai cercato di spingere per ciò che ti serve. Non può essere di certo la parte mentale, perché arrivi da 9 mesi in cui non scendi in pedana, quindi in tutti e 3 questi ambiti, che sono gli ambiti che solitamente ti danno la forza per credere in te stesso, hai delle incertezze, dei buchi enormi. Però vuoi credere a quel quarto punto, se esiste, che è il pubblico. Sai che in uno stadio del genere, un anno fa, è successo qualcosa di spettacolare, una delle gare più belle della tua vita. Mamma mia! Ma chi è questo mostro? Ma chi è? 2,34 con un margine e una luce che lascia di stucco. No, ma non è reale. Non è reale. No, questo è uno scherzo. No. Ma è uno scherzo, dai, dimmi che sì, è uno scherzo. Ma accidenti a te. Ma siamo già anziani. Qui c'era la gente con le mani nei capelli. Cosa ha messo? Ah, sono le molle. Ma chi è questo? Vabbè, ma chi è questo? Il giorno prima vai allo stadio dei Marmi, vai a fare un allenamentino e il pre-gara è esattamente come qualsiasi pre-gara di una manifestazione importante. Sei concentrato, sei nel mood. Questo sì, ma soprattutto quello, cioè questo qua potrebbe anche dipendere. Troppo appoggiato indietro. Esatto.
faccio 5-10 minuti di visualizzazione e andiamo. Che terno all'otto domani, mamma mia. Bella domanda. Se lo sapessi sarei molto più... Beh, in realtà, lo so, non voglio ammetterlo a me stesso. Però proviamo a fare miracoli e a divertirci. Vediamo. Guarda, è un'atmosfera pazzesca, c'è un'energia, come dice Giova, un'energia. Grande, cazzo. Vediamo. Io ci provo, alla fine. Grazie. Che bella questa! Grazie. Mi devi salutare Barsino. Ti saluto Mutaz, va bene. Tifi per lui te? Anche? Più per lui o più per me? Come per tutte e due? Te sei italiano, devi fare per me, poi per lui dopo un pochino, più per me però. Grazie, ciao ragazzi, a domani, grazie. Arriva il giorno della gara, dormi poco come quasi tutte le gare, ti svegli, sei carico, non lasci più spazio alla paura di fallire, di schiacciarti, vuoi convincerti che qualcosa di grande può essere fatto anche quel giorno. Appena scendi dal pullman per arrivare allo stadio, al campo gara, sono già lì dei ragazzi che ti aspettano per fare foto, per darti anche solo un po' di carica, per lasciarti un pensierino. C'è chi arriva e ti regala un qualcosa per dirti io sono con te. Tu sei concentrato in quello che devi fare, ma tu sai che stai per gareggiare e non ti sei preparato per farlo. Questo pensiero ogni tanto ritorna alla mente, cerchi di scacciarlo, cerchi di concentrarti sempre sulla possibilità di far bene, perché sai che se dai spazio a quel pensiero non ci sarà nessuna possibilità di far bene. Inizia il riscaldamento, le sensazioni sono positive, il ginocchio risponde bene, il punto interrogativo più grande è il ginocchio, mesi e mesi passati per risolvere un problema, cercare quantomeno di risolvere un problema che negli ultimi 2 anni non ti consentiva di scendere dal letto senza dolore, non ti ha consentito di fare i gradini e di salire un piano senza dolore. Per 3 anni consecutivi, 2 anni e mezzo, hai passato ogni 4 mesi a farti un'infiltrazione al ginocchio per riuscire a saltare, a prendere 20 gocce di Toradol, un antidolorifico molto potente, prima di ogni gara, eppure sentivi dolore. Hai deciso quindi di approfittare di questi mesi così lontani da Los Angeles per risolvere quel problema, e oggi la prima gara è un test importantissimo, perché tu nell'ultimo mese non hai più sentito dolore quando saltavi, senza infiltrazioni, senza gocce di Toradol, quindi tutto il lavoro fatto con il tuo team ha portato a un risultato che sembrava utopia qualche mese prima. Ma oggi è importante perché in gara si spinge di più, perché in gara ci si testa, perché in gara non si ascoltano i dolori. Arriva il momento della chiamata, della call room. Andiamo. Si entra dentro, ci sono i tuoi avversari lì, ma sono anche colleghi. Sono persone con cui hai condiviso tantissimo, sono ragazzi giovani che ti guardano con degli occhi che ti fanno capire che il rapporto non può essere io contro di te. È un rapporto sicuramente in gara del tipo voglio vincere, tu vuoi vincere, ma c'è dietro una talmente grande dose di rispetto che si sta insieme, si sta andando a affrontare insieme una gara. Sì, uno contro l'altro forse, ma insieme. Questa cosa rende tutto più speciale. Il mondo del salto in alto è così. Siamo una famiglia di persone che si incontrano ogni tot durante l'anno e che sanno esattamente che la persona che è lì al tuo fianco, per quanto gareggerà contro di te, ha fatto tanti sacrifici e non è giusto mettere un muro tra te e lui, quindi crei un rapporto conviviale quasi. Entri nello stadio olimpico.
boato. Grazie. I brividi, l'energia, è una cosa difficile da dire. Sono passati 15 anni da quando ho iniziato a fare questo sport e ogni anno questa energia è più forte. Vai a salutare tutta la curva sud, il momento più bello, l'ovazione, la curva sud. Sono le persone presenti a quella gara per vedere il salto in alto. E sai bene che per vedere il salto in alto significa, essendo in Italia, per vedere voi italiani saltare. E quindi è magnifico. È magnifico. Sei ultimo nella presentazione e sai che quello è uno dei momenti più belli. Quando pronunciano il tuo nome in quel modo, in quello stadio, è di una potenza imbarazzante. È una cosa pazzesca. Senti i brividi, senti un'energia, una potenza dentro che è incontenibile. Come se quell'energia lì avesse riempito il tuo corpo e ti ha detto: vai, cazzo, prenditi questa gara, cioè fallo per loro, fallo per te, fallo per questo che si è creato in questi anni, che è una cosa che lì è magica. Ti rendi conto che nell'atletica queste cose non succedono spesso, quell'energia, è una cosa magica quello che succede in quei momenti. Il riscaldamento va malissimo. Il riscaldamento ti rimette esattamente nella posizione di sapere qual è la tua condizione fisica, qual è la tua condizione tecnica, qual è la tua condizione mentale. Il riscaldamento ti rimette al tuo posto. Se tu avevi viaggiato con la testa, se tu avevi anche solo provato a pensare di voler vincere quella gara, perché sei un agonista del cazzo, il riscaldamento ti dà uno schiaffo in faccia e dici: ma dove vuoi andare? Inizia la gara, 2:12, ti giri verso la curva, mani al cielo, l'hai fatto 1 miliardo di volte, lo conosci a memoria, ma la reazione è sempre diversa, l'emozione che ti dà, la forza, l'energia di quel pubblico ti pervade, è in grado di farti fare miracoli. E quindi la voce dello speaker scompare e tu in quel momento sei al centro dei riflettori. I demoni arrivano, i fantasmi, la consapevolezza di non star bene e cerchi di scacciarli. Sai che gli occhi sono puntati su di te, sai che tutto in quel momento è concentrato su di te, che 9 mesi dopo l'ultima gara ti stai ripresentando davanti al pubblico a cui hai dimostrato l'anno prima in quello stadio, in quella pedana, di poter saltare 2,40. L'asticella 2,12 però. Non hai la più pallida idea di che cosa pensare dal punto di vista tecnico, quando solitamente è tutto uno schema preciso, è tutto visto al rallentatore, hai esattamente ogni singolo punto costruito nella tua testa e messo in fila perfettamente. Quando visualizzi il salto prima di saltare, come sempre, non vedi nulla. Quindi dici: va bene, l'hai fatto 1000 volte. Non pensare alla tecnica, pensa a saltare l'asticella. Parti, percepisci il brivido nell'aria, percepisci la tensione che c'è. Ti concentri, corri, acceleri sul finale, stacco, boom, arco. Non sfiori l'asticella, sai di aver sbagliato 2000 cose tecniche, ma sei contento perché salti la prima asticella dopo il riscaldamento. Dal riscaldamento in poi quei 2,12 potevano essere un muro insormontabile, eppure hai fatto un salto discreto, hai saltato sopra i 2,12 senza sfiorarla, niente di eccessivo, ma sei contento, sai e capisci
che quella speranza che è dentro la tua testa puoi alimentarla, puoi continuare a credere di fare qualcosa di importante. Eri tanto sotto. Alla fine proprio sotto. Destra, sinistra è piccolo e comunque guarda dov'è. Sei entrato bene in curva, quello è positivo, puoi trovare gli spazi giusti adesso. Dai, easy man. 2.16. In allenamento, quei 3 allenamenti di tech che hai provato a fare, sei riuscito a saltare massimo 2.15. Quel 2.16 non è un problema per te mentalmente, ma sai che tecnicamente non hai la più pallida idea di che cosa hai fatto nel salto precedente e di come sei riuscito a migliorare rispetto ai salti di riscaldamento. Quindi è una confusione totale in testa. Ti rimetti nel segno, richiami la clap, l'energia è la stessa, parti. Salto di merda. Mi ha dato l'impressione di essere un po' peggio in quel salto di riscaldamento. Quello di prima avevi avuto un bel flow. Il vero problema è che dal salto a 2.12 al salto a 2.16, 2 persone diverse, un tipo di corsa diversa, un'inclinazione diversa, un raggio di curvatura diversa, dei tempi a terra diversi, tempi di volo diversi, tutto è stato completamente diverso. E guardi questi 2 salti, dove metto le mani? Cioè, da che cosa parto per sistemare? Come faccio a trovare una quadra? Quando l'asticella si alza, più tu devi avere certezze. Più incertezze hai, più l'asticella alta ti mangia. L'asticella viene messa a 2.20. 2.20 era il minimo sindacale che ti eri promesso di dover fare per uscire dalla gara sereno. Primo tentativo, errore. Secondo tentativo, errore. Terzo tentativo, errore. Non c'è stato neanche un briciolo di speranza di poterlo saltare quel 2.20. Dal primo al terzo tentativo non ho mai sentito la possibilità di andare oltre l'asticella. Come se non fossi stata all'altezza, come se non mi sentissi all'altezza di quell'asticella. Rifletti su quello che è appena successo. Hai finito una gara allo Stadio Olimpico davanti a 25.000 persone con 2.16. Eravate in 4 italiani in gara, sei arrivato quarto. Eravate in 11 atleti in gara, sei arrivato 10º. Hai fatto una delle peggiori gare della tua vita. Cerchi di scacciare questa brutta sensazione che hai dentro di aver deluso qualcuno e dici: vado là, mi dedico a loro come ho sempre fatto. Appena ti avvicini, senti che questo rapporto con loro diventa reale, diventa concreto, diventa tangibile. È un rapporto che è vero. E più ti avvicini, più quella sensazione di malessere e di delusione che provi verso i tuoi confronti si allontana, e più realizzi razionalmente quello che è successo. Tu sei andato ad una gara per cui non ti eri preparato, semplicemente per stare vicino alle tue persone, semplicemente per prendere l'energia da quelle persone, semplicemente per vedere se il ginocchio, tutte le terapie fatte, potesse reagire bene. L'affetto l'hai ricevuto, al ginocchio non hai sentito nulla durante tutta la gara, e l'energia che ti servirà da lì in avanti ne hai fatto un pieno pazzesco. E poi ti butti nel pubblico, vai a firmare gli autografi e non ti fermi neanche se ti cacciano, perché sei lì per loro, perché tu sei andato lì, non hai saltato alto e in qualche modo devi concederti. Vai a salutare tua moglie che è lì, che è venuta a guardarti e che sai in qualche modo esistere una connessione empatica per cui sta provando la stessa sensazione che hai tu. Non è delusa da te, ma è dispiaciuta. Come te, sperava che potessi sorprenderla, perché sei riuscito a farlo tante volte, e in quel momento, in un momento così magico, sorprendere tua moglie che aspetta una bambina è impagabile.
ma non ci sei riuscito, ma non fa niente. È bellissimo vedere l'affetto delle persone, vedere quanto tutto quello che hai fatto in questi anni, non dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista del rapporto con loro, ha creato un qualcosa di unico che non scambierei con nient'altro. Sarò per sempre grato a tutti per l'affetto che mi viene dato in gara, per l'affetto che mi viene dato durante tutto l'anno in questa carriera. È un qualcosa di impagabile.